Tutto quanto stanno tentando di fare, occhio, che tutto quanto stanno tentando di fare con la tecnologia, ok? Esiste di già, è solo una copia del potenziale dell'anima umana, ok? C'era un film, per esempio, che quando parlavano di quando uniranno il robot di intelligenza artificiale, l'intelligenza artificiale, scusate, era un robot e l'intelligenza artificiale con la coscienza umana, la intelligenza artificiale potrà avere qualcosa che non aveva prima e quindi fare per mille e l'essere umano anche lo stesso. Però questa è un'imitazione di un processo che esiste di già nella natura, ok? Che viene chiamato il matrimonio mistico. È stato rappresentato perché la moneta di un euro, occhio, perché la moneta di un euro ha l'uomo di Vitruvio, di Da Vinci, ok? Questo simbolo antico di un re e una regina sposati, uniti in un unico corpo, che è un simbolo antichissimo, rappresenta questa unione, una cosa molto, molto, molto sacra e legata all'evoluzione naturale dell'essere umano. Basta, lì mi fermo. Allora, apriamo il soggetto di oggi, ok? Questo è l'elemento acqua. E, e parleremo oggi dei sogni, ok? Ma vorrei prima sentire voi. Qual è il vostro concetto di sogni? Cosa sapete dei sogni? Cosa sono i sogni secondo voi? Per come la vedo io, durante i sogni l'anima va ad incontrare altri pezzi di sé in altre dimensioni Ok? Mhm. e comunica con altre realtà che in questo momento ci sono, nello stesso Interessante. medesimo momento. E poi ci sono dei sogni che ci ha consentito ricordare, altri sogni no, perché sono funzionali a delle cose. Ok. Sì, 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 sì. Ok, bene. È vero, non totalmente, però è vero. Qualcun altro? Per me i sogni sono un modo del nostro subconscio di elaborare le esperienze che viviamo, anche quelle che consciamente non percepiamo. Ok, sì. Qualcun altro vuole condividere? Ok. Sì, è vero, è vero. Non è una parte. Tutto quello che avete detto voi due è una parte. Ok? Però non è la totalità. Ok? Perché i sogni, cioè, come dire, cos'è la realtà? Perché i sogni e il mondo di Velia sono specchi. Ok? Sono come due facce di un'unica moneta. E per quello sempre apro dicendo che i sogni sono un portale. Ok? Si può vedere lo schermo, vero? I sogni sono un portale. Sì, si vede A bene. dove? Dove? No? Sì? Vuoi dire qualcosa? No, no, hai chiesto se si vede lo schermo, ti ho detto di sì. Ah, ok, sì, sì. I sogni sono un portale e lì posso dire per tutti, questa è una verità per tutti, però a dove lì cambia per ogni essere umano. Perché i sogni, quello che sperimentiamo nei sogni sono un riflesso della nostra coscienza e di quello che portiamo nella nostra anima. Se portiamo frivolità e superficialità, sono quello, sono una prigione. Se portiamo dentro di noi espansione, crescita, evoluzione, trascendenza, sono mondi interi, così reali come i mondi di Velia. E questa è una cosa che si può testare, ok? Si può testare, è molto interessante. Perché? Perché nei sogni si riproduce il grande mistero della creazione, ok? Il primo mistero della creazione fu che ci sia la luce, ok? E poi e poi questa luce ci fece vedere che c'era il buio prima, che c'era un vuoto assoluto. E nei sogni rientriamo in questo vuoto.
quindi un mistero femminile molto profondo. Ehm, perché? Perché così come il mondo di Velia, la realtà è infinita, ovunque vediamo, no? Pianeti, mondi, particelle, il mondo interiore dei sogni è anche infinito. Però lì la coscienza, invece di essere versata all'esterno, va verso l'interno. Ok? Quindi, eh, e abbiamo un'altra personalità nei sogni, perché nei sogni non ci comportiamo come nella veglia, vero? È raro, è raro, è molto raro. Se abbiamo un sogno lucido, diciamo, sto avendo un sogno lucido, ehm, non è che ci mettiamo a scrivere o fare cose che faremo nella veglia. Giochiamo, siamo come dei bambini, facciamo qualsiasi altra cosa. Perché? Perché questa è una cosa che gli antichi chiamavano le due anime. Questa è una cosa molto importante, se la volete segnare vi servirà tantissimo. Cosa vuol dire? Che abbiamo, loro dicevano che abbiamo due anime, un'anima terrena e un'anima celeste. E infatti è vero, perché se osservate la differenza fra gli animali e gli esseri umani, abbiamo questa anima terrena, cioè una parte nostra istintiva, che vuole sperimentare, gode e conosce le cose della terra, dei sensi, dei piaceri, dei dolori, eccetera. Però abbiamo anche un'altra personalità, un'altra mente, un'altra informazione che vuole aspirare a cose più alte, che può credere in cose che non ha mai visto. Un animale non può concepire cose che non ha mai visto. È difficile che vada oltre il cibo, i piaceri dei sensi. Un essere umano può dire no, oggi non mangio perché, perché ho ansia o sto male. E quello è rarissimo, non accade quasi mai con gli animali. E quindi nei sogni la nostra coscienza diventa quell'altra mente, quell'altra anima, che io la chiamo anima celeste. Il popolo tolteca del Messico lo chiamava il Nagual, ok? Vengono chiamati tonal, quello della veglia, o ego, anche lo puoi chiamare ego, e nagual, quello dei sogni. E quindi la tua coscienza si trasferisce, ok? E io ve lo posso dire come, praticando l'alchimia, che perché non ricordiamo i sogni, tanti non ricordano, è legato al sangue, ok? È legato perché il nostro sangue non è come era pulito, come era prima. Però quando lo pulisci il sangue è uno dei metodi, non solo, puoi allenarti di altre maniere, però pulendo il sangue indirettamente inizi a ricordare tutti i sogni. E non solo tutti i sogni, ma 3-4 sogni in un'unica notte, tutte le notti, o anche 7 sogni in una notte, tutti i dettagli. E ti rendi conto di cose molto strane che non ti potevi rendere conto prima. Ehm, per cui vi invito a vedere i sogni di questa maniera, di forma che uno possa lavorare e reintegrarli con il mondo di Velia, no? Perché questo è un percorso che cerca la reintegrazione, perché da lì viene il potere. E se noi capiamo, io vi dico, i sogni sono cose molto reali, ok? Perché se io, e lo vedrete perché se fate la tecnica che vi insegnerò oggi, ok, di come seminare sogni, vedrete che quello che accade nei sogni accade dopo nella veglia, di forma letterale o di forma simbolica, ok? Quindi se voi sognate che state uscendo di casa e trovate una persona, quindi un sogno che riflette molto la vita di Veglia, accadrà. Magari in un'ora, magari in una settimana, in un mese, in un anno, però accade. E questo l'ho potuto, non lo credevo, cioè, non lo sapevo, ma l'ho potuto comprovare con tanti anni. Io prima condivido un po' la visione che mi è stata insegnata dei sogni, che corrisponde alla tradizione tolteca, non perché quella europea, perché quella è legata all'albero della vita, ok? Che ci vogliono delle conoscenze. E poi vi inizierò un po' su questo, ok? Però quella tolteca è molto interessante perché è molto plain, è molto legata alla natura, come la natura è, e quindi funziona con tutti. E anche perché il popolo tolteca, essendo discendente del popolo del mare, ha una stessa origine con il popolo, no, del Mediterraneo. Ehm, allora, quindi nei sogni, essendo un portale, uno può viaggiare, ok? Uno può conoscere dei potenziali straordinari ed espandere la coscienza
di maniere incredibili. E a cosa serve questo? Non solo a crescere, a conoscere, ma anche a diventare, ok? Perché il sogno è un portale di trasformazione, ok? Essendo legato alla luna, no? Alla notte. È come un grembo, è come stornare la pancia della madre. Infatti c'è un palazzo dei sogni, una dimensione, un mondo dei sogni che sono si chiamano le grotte rosse, in cui tutto il sogno è rosso. E dicono che questo sogno è rarissimo. Io solo ho conosciuto un'altra persona che l'ha avuto. E lì tu puoi creare la realtà, dicono. È bellissimo. E la crei, dicono che il maestro di questo libro, che consiglierò di leggere, e non a caso, dopo Messico, il secondo paese che visita di più è Italia, non a caso. Eh, ehm, Lui racconta come ha visto nervi oculari danneggiati rigenerarsi in una notte, organi che sono stati levati con chirurgia riapparire nel corpo attraverso questi sogni rossi. Perché? Perché sono rossi? Perché imitano quando eri nel grembo della tua madre, la luce passava attraverso la placenta e vedevi tutto rosso. E quindi, perché? Perché lì eri a sognare la tua vita. Noi questi antichi credono che, che nel grembo della madre tu sogni la vita che avrai e per quello diventa realtà. Questa è una cosa molto profonda, ok? E, e quindi diciamo che nel mondo dei sogni, il sogno è un portale. Prima è il tuo mondo interiore, ma da lì puoi entrare ad altri mondi interiori, collettivi, non solo di qua, ma di altri piani, di altri pianeti, eccetera. Ok? Quello della Terra si chiama l'anima mundi e lì ci sono le biblioteche. Uno può leggere libri che non esistono più. Questo l'ho fatto. Uno può visitare terre che non esistono più, ma di forma precisa, ok? Perché sono rimaste stampate nell'inconscio collettivo. E per quello è una delle magie più straordinarie e miracolose. E anche perché uno può vivere vite diverse nei sogni. Uno può appartenere a un altro popolo, uno può diventare un animale e quindi sperimentare cose anatomicamente di percezione che non potrebbe. E cosa fa questo? Espande la coscienza e porta trasformazione, porta grandissimo potere, empatia. E quando realizziamo queste cose nei sogni, cambiamo talmente profondo che il mondo intorno a noi cambia. Ok? Qui c'è un'immagine dell'albero della vita, quello a sinistra come era concepito dai popoli nordici, che loro credevano era il polo nord. Ehm, Però era dentro, e fuori e dentro, come i sogni, no? Dicevo, sono un specchio della veglia, quindi l'albero della vita c'è anche dentro di noi, si trova nelle schiena e ci sono diversi livelli. Questo, il livello dove siamo noi, scusate, si chiama il regno, che è la terra che uno può visitare anche in sogni. In sogni a volte visitiamo parenti, eccetera. C'è chi ha un talento di già con i sogni, c'è chi non ce l'ha. Ok? Un attimo. Juan, scusate un attimo, dovete aspettarmi, c'è stato un problema qui a casa. Arrivo.
Ok, eccomi. E, e quindi si parla di questo famoso albero della vita che c'è, eh, gli ebrei l'avevano preso degli egiziani e anche i pitagorici ce l'avevano. E ci sono i diversi livelli di coscienza che noi sperimentiamo. Questo qui, giù, è il regno e la veglia. Questo qua, la luna, si chiama il regno l'astrale, il regno della luna. I sogni, questo lo stato di sonno profondo, ok? E così più in alto. Quindi, quando si parla di sogni, parliamo di realtà interiore, ok? E davvero ve lo dico dall'esperienza, eh? Uno può seminare sogni di guarigione e il giorno dopo il tuo corpo è diverso. È molto profondo e per quello lo voglio donare a voi ed è di accesso a tutti. Però questi sono per un po' illuminarvi dalla mia esperienza e di altri che hanno esplorato tantissimo il mondo dei sogni. Io ricordo i miei sogni da tutti i giorni, da quando ho 19 anni, 18 anni, che mi avevano insegnato a fare meditazione, molto particolare, e da lì solamente si è approfondito questo. E quindi quando si parla di sogni dobbiamo parlare di realtà interiore, non di immaginazione, fantasia, realtà interiore. Ok? Molto, molto forte. Geografia sacra, cioè che i sogni non tutti accadono nello stesso mondo, nello stesso piano, nella stessa dimensione. Si parla di palazzi, di stanze in questo palazzo. Ok? C'è il mondo dei morti, che sono per esempio i sogni dove noi ripetiamo le cose che facciamo tutto il tempo e quindi ci portano solamente a ripetere le nostre abitudini, i nostri pesi, i nostri problemi. E le persone che sognano sempre le stesse cose sono lì e quindi non escono dei problemi nella vita o non migliorano molto. Molto cambiamento molto graduale e che prende tantissimi anni, o no, di solito proprio congelato. Si parla quindi di geografia sacra, molto importante questo, perché si può esplorare, ed è questo che insegno anch'io nei corsi. Un po' vi insegnerò anche ora. Quando si parla di sogni si deve capire anche il specchio della coscienza, cioè che la nostra coscienza è pura, è una luce. Ha due modalità, una maschile e una femminile. Quella maschile la viviamo nella terra, quella femminile quando sogniamo. Ok? Quindi la nostra vita di veglia specchia i sogni specchiano la vita di veglia. Tutto questo ha applicazioni pratiche, non è solo teoria. Quando si parla di sogni si parla di corpo lunare anche, cioè perché uno non può avere esperienze senza un corpo, perché un corpo viene definito come qualcosa che ha sensi, ok? E quindi nei sogni abbiamo altri sensi, abbiamo un altro corpo, ok? E quindi che capacità ha questo corpo, cosa può fare, come lo posso nutrire, come lo posso far evolvere, come lo posso far crescere, cosa mi permette? È un grandissimo mistero che viene per esempio rappresentato nella carta dei tarocchi della sacerdotessa. Ed è spesso viene rappresentata lei in diversi tarocchi con si dice cammello, l'animale del deserto. Sì, Il cammello, sì. Viene rappresentato come un cammello perché il cammello vuol dire quello che ti fa attraversare il deserto. Quindi questo corpo ti fa attraversare i diversi mondi dei sogni. Tutti ce l'abbiamo, di qualche maniera, ce l'abbiamo, sì. Però non tutti ce l'hanno sviluppati. Dicono che solo il 15% degli esseri umani nella Terra ce l'hanno sviluppato. Ehm, Quando si parla di sogni si parla di visione interiore, molto importante, ok? Perché entriamo anche a quello che c'è visione ipnagogiche o visioni, come si dicevano, epigogiche, se non ne sbaglio, che sono, avete mai avuto, cioè prima di dormire come delle visioni, proprio prima di addormentarvi? A chi è successo questa cosa? A me è successo, cos'è? Credo che tu stia È parlando delle interessante. illusioni ipnopompiche, Sì, cioè ci sono i due termini, ipnopompiche e ipnagogiche, non mi ricordo adesso quale delle due è quello che ti porta fuori e quale delle due esce dal sogno. Io una volta ho avuto questa esatto. visione in camera mia di questa entità, per l'appunto, che mi parlava, o meglio, cioè sentivo la voce, ma
la voce era dentro la mia testa, non era udita con le mie orecchie, ho sentito tutto il mio corpo vibrare, credo che fossi in stato di paralisi, Sì, ed sì, sì, era sì, sì. un attimo prima di uscire per l'appunto dallo stato di sonno. All'epoca non studiavo niente di esoterico, addirittura non Sì, credo che nemmeno credessi a sì. determinate cose, però mi ricordo che ebbi un sacco di paura perché questa entità porse il braccio verso di me e disse vieni con me. E quindi ricordo di essermi svegliato con la paura che sarei morto o qualcosa del genere. Sì, sì. È così, è proprio così perché entriamo in contatto con una parte di noi che è talmente intima, ma che abbiamo represso talmente tanto per la società e per i tempi, che affronti paura assoluta. È come chi fa viaggi astrali, queste cose, affronti paura assoluta, è la prima barriera, perché è affrontare la questione della morte. L'affronti, ti rendi conto che non esiste la morte. E i sogni ti permettono di vedere questo, ok? Molto chiaramente. E ti permette di fare il passaggio e aiutare ad altri a fare il passaggio anche molto facilmente. E perché visioni? Perché senti dentro la mente, no? Perché lì sei in un punto mezzo, stai percependo con due corpi, con il corpo fisico e con il corpo sottile o lunare. E quindi accade così, lo sperimenti così. Ma se tu non ti è mai successo di essere nei sogni ed ascoltare le cose che stanno accadendo nella camera o Sì, intorno. sì, mi è successo anche questo. Perché accade così? Perché la tua coscienza è già di più nel corpo lunare, ma sta iniziando a trasferirsi di nuovo al corpo fisico e quindi lo sperimenti così, ma quando viene dal corpo fisico e appena si sta trasferendo al lunare, lo sperimenti come dentro la testa. Invece nei sogni lo sperimenti come nell'ambiente, ok? È una cosa che accade spesso, no? Perché è legato a questa coscienza nostra che si trasferisce, ok? Le famose storie di trasferimenti di corpo, trasferenza di coscienza, queste cose che sono molto interessanti che in India, ehm, senti tante storie su questo, vengono da lì, vengono da questa capacità della nostra coscienza di spegnere, pum, spegni sensi e passa l'altra. È come cambiare sintonia di radio, è lo stesso segnale, ma ci sono tante, come si dice, stazioni. Stagioni? No, stazioni, sì. E quindi si parla di visione interiore o celeste, no? Quindi quando entriamo nei sogni, la nostra capacità di vivere diversi sogni o percepirli fortemente, con chiarezza, capire cosa sono, cosa sta accadendo e cosa possiamo percepire dipende dalla pulizia del nostro occhio celeste, quello che viene chiamato il terzo occhio, fisicamente nel centro del cervello, la ghiandola pineale, tutto quanto, però non è solo l'aspetto fisico, ok? Ehm, Quando si parla di sogni si parla di clarisensi, quello che viene chiamato la clariaudienza, la chiaroveggenza, di grandi psichici veggenti, Edgar Cayce e tanti altri, no? E quindi nei sensi questo si attiva, ok? Infatti i sensi di questo corpo che noi viviamo in sogni, siamo in sogni, sono la chiaroveggenza, la chiaraudienza, tutti questi cosiddetti doni, no? Che hanno alcune persone o personaggi particolari, come maghi, streghe, eccetera, profeti, eccetera. Ma noi ce l'abbiamo, è una cosa che tutti abbiamo, ok? E tutti lo possiamo sviluppare, non tutti nasciamo con quello, però se nasciamo con quello, però lo perdiamo o si atrofia. Diciamo che più si atrofia per questa questione di non usarli, per la cultura che abbiamo. Atrofizza. Atrofizza, grazie. Prego. E Grazie. comunque ti Sì, sì, volevo sì. dire, non so se Dimmi. è a me che non è cambiata l'immagine, ma mi sa che siamo ancora sulla slide precedente. Ah, sì, scusate. Sì, 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 scusate. Si vede ora? Sì, perfetto. Sì. Questi sono tutti punti importanti che vi permettono di capire tutta cioè tutto il fenomeno dei sogni e anche agire. Ok? Per se le ricordate più avanti, con le tecniche che insegnerò, di altre cose, potete agire su questo, no? Il bagno, se voi mettete un intento, voglio viaggiare in questa geografia sacra.
inizierete ad avere dei sogni in cui conoscerete questa geografia del mondo dei sogni, che ha una geografia come la nostra, quindi ha una cosa non 100% soggettiva, ha l'aspetto oggettivo. Ok? Forme cambiano, però lo schema resta. E, e così per tutto quanto. Poi si parla di sogni lucidi, no? E quindi l'altro fenomeno dei sogni importanti è i sogni lucidi. Perché? Perché vuol dire un grande mistero, uno dei più grandi misteri che venivano insegnati nei templi antichi, o ancora in alcune parti di Asia, in alcuni ordini e posti segreti dell'Europa. Che allora, se la mia coscienza viaggia fra due corpi, no? Ho due vite parallele, fra Notte e Velia, che succede se allora io posso portare magari una parte del mio essere di Velia nell'altro mondo o viceversa? Secondo voi è possibile o non è possibile? Sì, Sì, E sarebbe una cosa miracolosa, no? Sarebbe una cosa straordinaria, perché sarebbe come ti risvegli, è come che subito da un momento all'altro qua puoi fare le cose che potevi fare in un sogno. Così Cioè, si vive questa cosa. Ah, metti in comunicazione i due mondi, quindi bravissimo. praticamente crei nell'istante in cui vivi, cioè unisci Esatto, le due parti. esatto, completamente. Quello che loro stanno tentando di fare con le macchine, con i robot di intelligenza artificiale, di unirli con gli esseri umani, nella tradizione perenne, è questo, in realtà. Però è molto profondo, eh? Io non ve lo posso dire di più. Solo vi lascio, io vi butto, vi butto come si dicono le briciole del pane. Io vi butto le briciole per invitarvi a chi vuole. Vi faccio il sentierino alla casa delle streghe nella foresta, che non è negativa, è l'opposto invece. Però a voi a scoprire questa meraviglia. Infatti lo disse un grande maestro come fare questo per bene è come risvegliarsi come una fenice in un universo di sogni. E i messicani lo chiamavano diventare un nagual, ok? Quando lo facevi diventare un nagual, che era diventare un mago. E, e quindi, però qui in Occidente viene chiamato diverso questa cosa. E viene molto rappresentata, tantissimo, tantissimo. Perché è una fase della nostra evoluzione, per chi lo vuole fare di una certa maniera, no? E può essere fatto di tante maniere, perché così come la natura ha fatto ognuno diverso, ci sono tante maniere diverse di arrivare qua. Ok? E quindi i sogni lucidi vuol dire che io sto trasferendo una piccolissima parte della mia personalità e quindi anche maniera di percepire di coscienza della veglia al sogno. E si può fare l'opposto anche. Ok? E- non può essere descritto. Ok? Una rivoluzione interiore. E questo insegno io, e questo è uno degli oggettivi dell'espagiria, per esempio. Ok? Veri oggettivi, e dell'alchimia anche. Perché l'alchimia lo fa così, l'alchimia lo fa in un istante. E tante altre strade vogliono arrivare a questo, no? Come vi dico, quella dei Toltechi che si chiama la strada dei sogni fioriti, dei sogni lucidi, cerca di farlo con le visualizzazioni, le meditazioni, i cicli respirativi, le danze, un po' come la Gurdjieff. Gurdjieff sapeva fare questo anche, per esempio. E dipende da ognuno esplorarlo, no? Però a livello base, base, base lo viviamo con i sogni lucidi, no? E qual è la spiegazione concreta, reale di questo fenomeno metafisico? Perché accade il sogno lucido? Perché stiamo portando una parte di noi, con la nostra coscienza, in questo altro corpo. E ultimamente, e questo non vi dico molto perché dovete voi meditare, il sonno profondo, ok? Cosa è il sonno profondo secondo voi? Dove non abbiamo dei sogni. Cosa sapete di questa fase del sonno? è una fase dove il corpo si rigenera, no? Ok.
Questa è la parte che si sa della scienza, certo, però cosa accade alla coscienza in quel momento? È un grande mistero. Sapete qualcosa? No, dorme anche lei. Si riposa. Apparentemente, apparentemente. Perché cioè, non esistono esseri umani che abbiano memoria di questo stato. E quindi ti dicono non c'è nulla, non c'è sogni, quindi... Ma non è vero. E questo... Pochi hanno parlato di questa cosa, pochissimi. Uno, due magari. O viene condiviso solamente in poche persone, in cerchi chiusi. Però esiste coscienza anche in quello stato. Ok? È un grande mistero. E quindi è da meditare. Ma io vi insegnerò oggi una tecnica sul mondo dei sogni e come decodificare il loro linguaggio, ok? Purtroppo c'è una peste, una plaga di libri di simbologia dei sogni. Io mi conoscerete, sono duro con queste cose perché ho dovuto sperimentare molto e vedere cosa funziona e cosa non funziona. Funzionano veramente poche cose. Non tutto quanto c'è in giro. E quindi come veramente decodificare il linguaggio dei sogni? È una pratica, ok? Ti devi allenare, perché è il linguaggio della natura. Se voi lo capite, lo potete usare anche per altre cose, come la natura crea una foresta, perché questa foresta è diversa dall'altra. Che dinamiche si danno in questa foresta? Che energia ha? Usate questo linguaggio e lo potete capire, per un lago, per una cassa, ok? E infatti per l'astrologia si usa tantissimo, per la divinazione, tutti i metodi oracolari si usa tantissimo, ok? Quindi, quando abbiamo un sogno, no? La prima cosa che consiglio è scriverlo. Ok? Appena... Perché dimentichiamo i sogni facilmente? Perché non accadono, non accadono con con il corpo fisico, con i nostri sensi fisici, quindi non si registrano qua. Accadono con la nostra coscienza e quindi la coscienza li porta come luce, come informazione pura. E quindi finché noi non li atterriamo qua, non esistono fisicamente anche nel nostro cervello. Restano molto sottili. Invece un'esperienza qui viene registrata con le cellule, con il sistema nervoso, quindi è molto più facile ricordarla. Per cui sempre consiglio a tutti, chi non ricorda i sogni è facile. Prendete un diario e scrivete i sogni, ok? Attenzione. E quando non ricordate, ok? Occhio. Quando non ricordate i sogni, scrivete quella data, quel giorno, scrivete ho deciso di non ricordare il mio sogno. Ok? Se fate questo, in una settimana inizierete a ricordare tutti i sogni. E si applica a tutti, anche quelli che ricordano più o meno. E volete fare questo esercizio, questo segreto vi permette di ricordarli sempre. E quindi li scriviamo e dobbiamo capire in questo sogno, per esempio, io in che direzione sto andando? Ok? E sto andando verso il mare, sono a Firenze e voglio andare verso il mare, o sono, non lo so, a Milano e sto andando verso la Germania, quindi sto andando verso nord, ok? E quindi cosa è il nord? Gli antenati, per esempio. Cioè si presentano figure, archetipi, personaggi legati alla vita degli antenati. E quindi quello che noi portiamo nelle nostre ossa. Molto letterale, eh? Le ossa sono legate agli antenati. Ma non solo. Ok? Se io sto andando verso, per esempio, non lo so, io immaginate, non lo so, a Rimini, e in questo sogno sto guardando il mare, o sto andando verso il mare di nuovo. Quello è il mare è l'est, sì, so che è all'est, quindi vuol dire che, vuol dire che è un sogno legato agli esseri di luce e alla conoscenza, ok? E quindi so che è un sogno che mi sta dicendo che io troverò delle guida, non solo in sogni, ma nella vita di veglia. E guide legate alla luce, alla conoscenza, alla spiritualità, cose molto alte, però che ti possono aiutare a risolvere cose fisiche anche, non è solamente conoscenza sottile. Quando vado verso il sotto, cioè sto scendendo le scale, non è molto positivo perché vuol dire che andremo ad affrontare i nostri inferi,
nella vita di Velia. Ok? Quando vediamo, quando stiamo andando verso il sud o siamo orientati al sud, vuol dire che stiamo andando verso la terra dei guerrieri e delle profezie, cioè cose che accadranno e cose che sono legate al combatto o a noi diventare guerrieri, che a volte si può esprimere nella vita della professione o molto fisicamente. A volte anche uno inizia a fare molto esercizio sport fisico o a fare qualcosa di attivismo o di aiutare gli altri. È molto questo sistema che vi sto condividendo qua. Dopo vi dirò il libro, se lo volete acquistare, non costa nulla, è bellissimo, un libro bellissimo. Unico, non esiste un altro libro così. Eh, Potete leggere con questo metodo cosa accadrà nei prossimi giorni. Ok? È molto preciso, eh? E non mi credete, testatelo. Quando vado all'ovest, ok, la direzione della vita e della morte in realtà è legato più alla morte, alla trasformazione. Ok? E quindi se io, non lo so, sto guardando il tramonto e c'è un incendio in quel sogno, è un sogno di trasformazione intensissima, perché il fuoco è anche un'altra chiave di lettura, gli elementi sono altre chiavi di lettura, il fuoco è trasformazione. Più l'ovest, una vita, una morte e rinascita molto violenta, molto forte. E tu dici, ah, devo fare un viaggio, ah, ora so che questo viaggio mi trasformerà. Ed è così, è molto preciso. E questo vi permette anche di leggere i sogni degli altri, se avete figli, dei figli, parenti, eccetera. Io ho visto tantissimi libri, ho parlato con tante persone, ho testato metodi diversi e questo che condivide questo messicano è quello più preciso finora. Ok? L'altra chiave di lettura per decodificare i sogni sono i quattro elementi. I quattro elementi sono principi, leggi della creazione, sono principi di espressione dell'energia. Ok? Lo vedremo un altro giorno. ehm, Qui sono leggi che ogni cosa ha. Si può espandere, si può contrarre, si può comunicare o si può solidificare, si può condensare. Questi sono i quattro elementi. Quando noi vediamo fuoco in sogni, si parla di distruzione, ok? Cioè anche fumo. Il fumo cosa è? Qualcosa che copre, ma che fa male, no? Che occupa lo spazio e che copre. Però anche trasmutazione, cambiamento forte, trasformazione, violenta quasi. E questo può essere il fuoco anche della cucina, eh? Occhio, anche della cucina. Perché l'importante sono le immagini. Poi l'acqua, ehm, quando vediamo acqua, acqua orizzontale, laghi, mari, vuol dire problemi emozionali. Ok? A me mi accadeva per un periodo lunghissimo che sognavo che sempre con laghi e che a volte una volta che cadevo in un lago da un elicottero e, e accadevano problemi emozionali la settimana dopo. Era una cosa che ho detto wow, non mi accadono più, ok? Però quello viene dal mio lavoro con l'espagiria, con le piante. Quando vediamo pioggia è purificazione dell'anima, una cosa molto bella, molto superiore, o del corpo lunare, quindi si purifica l'inconscio, le nostre emozioni, ok? L'acqua è anche legata a poter andare ai mondi interiori e alla forza magnetica, alla forza vitale, ok? Quando vediamo vento, uragani, tornadi, nuvole, vento forte, il cielo, il sogno ci sta parlando su messaggi, comunicazioni importanti, anche viaggi. E quando vediamo cose di terra, soprattutto terra, è sempre legato alla prosperità, agli affari materiali e alla salute, cioè cose molto fisiche, cioè magari un trasloco o ehm, cose legate al lavoro, ai soldi, alla salute, molto, molto tangibili. Ok? Di solito quando siamo nei sogni vediamo terra, no? C'è terra, perché siamo per terra, dobbiamo camminare, eccetera.
e quindi è sempre c'è un componente materiale. Questo è importante da prendere in considerazione. Ma se per esempio devi attraversare una vallata piena di montagne, non vedi il cielo quasi, ti stanno dicendo, ok, no, questo è molto materiale, c'è qualcosa importante sulla vita materiale e prendi gli altri elementi, capirai cosa è e cosa ti aspetta e anche quindi come cancellarlo, come cambiarlo, come modificarlo. Ok? Fino a lì, domande? Qual era il nome del libro? Ah, ve lo faccio vedere dopo. Sì, sì, ve lo Ok. faccio vedere dopo, sì, sì. Perché qui nel computer ho la immagine come si dice, la portata, la facciata del libro? Sì. La La copertina. copertina. La coperta, esatto, la coperta. In spagnolo uguale, la cubierta. Copertina però in italiano. Come? Copertina. Ah, la copertina, esatto, la copertina, la copertina. Nel libro insegnano diverse tecniche, ok? Io vi voglio condividere quelle più pratiche. Quando avete un sogno negativo, ok? Cioè che vedete ragni, che vedete insetti, che vedete demoni, entità, cose oscure, violenza, morte, incidenti. Questi sogni sono cose che vogliono entrare nella vostra vita, negative, e quindi uno deve imparare a cancellarle, ok? Il metodo per cancellare, voi dovete visualizzare, no? Alzarvi in piede, ok? Visualizzare il sogno, ricordarlo, pestare la terra con il tallone e poi visualizzare che il sogno prende la forma di un serpente intorno alla tua testa. Un giorno ve lo farò vedere con più descrizioni, ma c'è nel libro. E scende questo serpente attraverso il tuo corpo, attraverso la gamba, e quando sto per toccare la terra, pesti di nuovo e dici che sia tramutato in luce pura. Funziona molto molto bene. E così potete cancellare i sogni ripetitivi. Molto spesso che non sappiamo come cambiare qualcosa, quando troviamo il sogno che lo sta facendo ripetersi, cioè il suo riflesso nel mondo dei sogni, di questo problema, può essere di qualsiasi cosa. Cosa succede? Ehm, Facciamo la cancellazione e inizia a cambiare. È precisissimo. Ok? Tutto questo ci sarà nella registrazione. Poi l'altra tecnica che volevo parlarvi è come seminare sogni. Ok? Cioè abbiamo la capacità di creare sogni, di dire io voglio sognare andare d'Egitto, o andare in India, o andare sotto l'Oceano Artico. Abbiamo questa capacità. E se pratichiamo lo facciamo. E così. Anni, ve lo dico, più di 10 anni di pratica. Ok? Quindi seminare i sogni, ok? Diciamo che ci sono tanti metodi e io vi invierò scritto il metodo di questo insegnante che ehm, si basa sul fare delle respirazioni, ok? Tu per esempio prima di dormire o nella giornata, ma meglio prima di dormire, ti siedi e dici cosa voglio lavorare? Voglio migliorare l'abbondanza materiale, voglio guarire un problema psicologico, un problema fisico, ok? E c'è un animale per ogni cosa. Quindi il serpente ha il potere sulla guarigione fisica, e la volpe sulla guarigione psicologica, il coccodrillo su il fisico, no, scusate, la materia, l'abbondanza. E quindi dici, ok, devi chiamare questo animale o diventare questo animale in sogni. E uno gira, per esempio, si siede e gira a sinistra, ok? E dice, distruggo tutti i sogni che mi hanno portato a questo problema. E respira 13 volte. Poi gira a destra e dice, "Des- distruggo tutti i sogni." No, scusate,
prima uno gira a sinistra e dice distruggo questo problema. Immaginate che è una questione di abbondanza materiale, ok? E quindi io giro a sinistra e dico distruggo la mancanza di ingressi fissi o di eh, carenza economica, ok? E fai 13 respirazioni. Poi giri a destra e dici distruggo tutti i sogni che hanno creato questo problema e respiri 13 volte. Poi guardi in alto e dici distruggo tutta l'energia cosmica che ha creato i sogni che mi hanno generato questo problema. E respiri 13 volte. Poi vai giù e dici prenderò la forma di questo animale o sognerò questo animale, respiri 13 volte. Poi guardi davanti, respiri 13 volte e poi dici una frase, ok? Che è come io sono un guerriero dello stato dei sogni, ricorderò i miei sogni, sarò lucido e con la forma di questo animale. È molto bello. E incontrerò i sogni che ho seminato. Questo tutto faremo un documento, ve lo scriverò. Ok? È una tecnica che funziona alla grande. Alla grande. Ed è la prima. Poi più avanti, anche nei corsi o qua, vi insegnerò metodi cosiddetti metodi di magia per pulire l'aura e tutto quanto che possono essere applicati per qualsiasi intento e usano le erbe. E noi possiamo usarlo per seminare un sogno. Ok? Però se abbiamo conoscenza degli animali, questo aiuta un sacco, perché gli animali ci aiutano. Ok? E le piante, come l'ho detto, abbiamo un'alleanza ancora di più. Ok? È molto bello, scoprirete anche che piante servono a che cose. Basta. Vediamo. Eccolo. Scusami, non ho capito se devi dire un'altra cosa o posso farti una domanda. No, sì, abbiamo concluso, scusate. Abbiamo Ah, concluso. scusa. Domande. Vi voglio far vedere il libro e poi facciamo domande. Ok? Eccolo. Lo... Si vede? No. Sì, si vede. Io lo condivido perché è molto legato alla natura, è una pratica antichissima ed è legatissima alla natura. Non ha- È molto, molto light in cose messicane in realtà. Questo mi piace perché è veramente universale, si trova nel cuore di ognuno di noi. A me ha funzionato benissimo, meglio di qualsiasi altra tecnica, altri metodi. Ha, ha delle storie magiche, molto bello questo libro. Poi per avere un orientamento a chi vuole fare le pratiche qui, tutto quanto mi potete dire, scrivermi, o scriverle direttamente a Sergio, magari lui vi risponde. Però io so un pochino come fare. Ehm, E, ne parla di tutte queste cose in profondità, molto in profondità. Vai, domande, chiarimenti, dubbi? Sì, allora ne approfitto, voglio chiederti Vai, due cose. Allora, la prima è che è stato un periodo in cui io facevo ipnosi regressiva, no? Mi facevano. interessante. Eh, E poi ho trovato qualcosa su internet che ogni tanto seguo.
Per farla breve, è una discesa in un mondo particolarmente appunto intenso dove si incontrano le due guide, ok? Mi ha fatto pensare questa cosa che tu dici quando si va verso, si scendono le scale, perché l'inizio di questa ipnosi regressiva è proprio questa. E con una Scendere le grotta? scale per arrivare, eh? E con una grotta questo? No, praticamente scendi attraverso la respirazione, devi scendere ogni scalino che scendi, raggiungi una profondità tale per cui arriverai al punto dove incontrerai le tue guide. Quindi questa cosa che tu hai detto di scendere le scale mi ha fatto un po' sobbalzare, dico, oh signore, che sto facendo? Quindi la prima domanda è se ha lo stesso significato. E la seconda domanda è sempre relativa al sogno. Mi capita spesso, no, non spesso, scusami, ogni tanto di sognare acqua in burrasca, no? Questa a mare che sale, acqua, insomma, delle acque un po' tormentose e io mi salvo sempre. Ma al di là di questo mi sono accorta che quando faccio certi sogni, il giorno dopo su questa terra succede qualcosa di brutto. Sì, sì, Ho fatto sì, questa analogia, quindi, brava, però, brava. Hai capito questa però, cosa? Sì. eh? Vai, 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 scusa. No, e quindi io, la prima domanda che ti ho fatto è, queste scale mi turbano, è la cosa giusta, è la cosa sbagliata, forse sarebbe meglio non farlo più. Secondo, questa acqua, che succede questa cosa, sarà vero, mi sono inventata io il finale. Ecco, questa è la cosa. Sì, allora, io anche c'è una meditazione che condivido perché è stata bellissima sulla guida Mm, interiore, e anche io scendo, probabilmente la stessa. Ehm, Però che succede? Che è diverso se è in sogni che se è in una meditazione, ok? Però è vero che scendere sempre attiri questa energia del sotto. mm. E quindi che guida vuoi Quindi non va incontrare? bene? Sì, ma noi abbiamo delle guide del sotto, anche. Eh, sì, Così, sì, così sì, come, certo, no? ci Così come sono. esistono gli dei del sopra, esistono gli dei del sotto, e sono dei anche. E quindi in questo caso poi le guida anche. Però le guide del sotto ti aiutano le cose del sotto, o affrontare le cose del sotto. E quindi direi è meglio modificarlo, tentare d'accordo a quello che hai bisogno di cercare. O farlo spontaneo, di forma che la tua coscienza ti guida, o il tuo maestro interiore ti guida d'accordo a quello che hai bisogno veramente in quel momento. Scusa, mi stai facendo venire in mente un'altra cosa. Faccio anche delle altre cose, no? E Sì, sì. quando faccio queste altre cose, che sempre non entro nei dettagli, faccio appello sempre a qualcosa che va, energie che arrivano dall'alto. E poi a un certo punto mi sono sentita di ampliare questa energia nelle sette direzioni, quindi a destra, a sinistra, basso, davanti e dietro, eccetera, eccetera. Però sempre in base a quello che hai detto te, quasi quasi non mi conviene. Cioè, è meglio rimanere con le energie dall'alto? Chiedere alle energie Non solo dall'alto? l'alto, Ok. non solo No. l'alto, Ah, ok. anche le altre direzioni. Ricordati, Ah, alto, le quattro direzioni, no? Qua, sì. questo è universale, perché è legato a come è fatto la nostra terra anche. Ok? Quindi e l'alto è il cielo, sì, certamente, però tu puoi lavorare con il nord quando vuoi forza delle antenati, lavorare con l'est quando vuoi forza dei pipì, gli esseri di luce, scusa, all'ovest quando vuoi trasformazione, ok? E il sud quando vuoi conoscere il futuro o quando vuoi la forza dei guerrieri o cose legate ai guerrieri, ok? E quindi le direzioni possono essere usate di questa maniera assolutamente. E non solo, anche c'è un'altra chiave di lettura. Però l'Inferi vale la pena andare quando c'è qualcosa. Ricordati comunque nell'Inferi trovi le perle, no? Le perle sono sotto il mare, molto profondo, devi nuotare un sacco, arrivare al buio, ma li trovi. O i tesori sono sottoterra, devi cavare tanto per trovare un tesoro. Quindi le inferi hanno le perle, hanno tesori, però devi essere sicura quando vai.
perché gli inferi devi essere protetta, uno, e due, devi sapere che hai la forza per affrontare quei demoni, perché l'inferi ti fa affrontare i demoni sempre. E però il sud non è anche, cioè sì, la terra non è anche legata alle radici. Sì, E non è il sud, bello pertanto prendere anche l'energia dalle radici della terra. eh, allora, sempre ti dico, di nuovo, dipende per cosa, Ok. ok? Il sud nella terra è legato anche al sotto. Ora sono in Sud America, te lo dico con completa certezza, sono nato in Sud America. La gente nasce con un'energia sessuale soprasviluppata qua, per esempio, soprasviluppata. È diverso al nord di Russia, Europa, Nord America, non esiste questo. E, quindi è vero che c'è una connessione, sì. Nei mondi di sogni questo schema funziona, ma nel mondo fuori, per quanto parliamo di meditazioni, funzionano tanti schemi diversi. Ok? Quello che consiglio di più, quello più potente è quello che usavano i tuoi antenati. I, i miei? Sì? Qual è lo schema che si usava in Europa? Quello dei quattro elementi. Il sud è l'elemento fuoco, l'ovest è l'elemento acqua, l'est è l'elemento aria, il nord è l'elemento terra. E quindi se tu fai una meditazione, per esempio, perché si parlava di meditazione, no? O come si fa, io lo so, questo sono bene perché nelle arti marziali si fanno tantissimo. Qigong, Neigong, queste posture per lavorare questa energia, aprire i canali di energia, si usano tantissimo e ti permettono di fare cose molto potenti. Però io, per esempio, se vuoi prendere energia della Terra, eh, ti puoi collegare con il sotto, però guardando nord, per esempio. Ok? In sogni, se ti dico che questo si compie, è precisissimo. Nella vita di veglia si applicano altre regole. Ok? Questo è valido anche per la vita di veglia, però non solamente. Non so se ho risposto bene alla tua domanda, scusa. Sì, sì. E la questione dell'acqua? Sui tuoi sogni? Ah. Che succede qualcosa nel mondo di Sì, catastrofe? perché io l'ho Oh. detto prima, fate attenzione, no? Che lei si è reso conto dell'analogia. Io l'ho detto all'inizio, i sogni accadono, i sogni come sono specchio della veglia, sono cose che si stanno cucinando nel sottile, che poi vengono fuori nel mondo fisico. E quindi se tu sogni una cosa accadrà, magari accade in un giorno o in una settimana o in un mese o in un anno, ma accadrà. Io ho avuto tantissimi sogni perché quando ricordi i sogni da 15 anni, da 13 anni, ti rendi conto che accadono. Io ho avuto sogni di 10 anni fa che sono accaduti ora. Posti, persone. Come è possibile? Boh, però se vuoi meditare questa cosa non ve lo dico, perché io non voglio dirvi cosa pensare, però sì voglio farvi affrontare la natura come è. E quindi i sogni accadono. Però abbiamo che dire, possiamo cancellarli, possiamo modificarli, possiamo migliorarli. E quindi così riprendiamo il nostro potere originale, che eravamo degli dei, no? Gli esseri umani. Come dico, non delle scimmie, ma degli dei, veniamo. E a quelli torneremo. E possiamo farlo prima, possiamo farlo dopo. Quello è scelta di ognuno di voi. E quindi abbiamo questo potere. Lo volete usare, dipende di voi. Però è vero, è così. Quello che sogni accade. Non vuoi che accada più, non vuoi più problemi, vuoi una vita più bella in questa area, in quest'altra area, lo puoi lavorare attraverso i sogni. Non è l'unico metodo. Ok? E l'acqua, sì, sono problemi emozionali, di solito problemi con la famiglia o cose irrisolte tue che ripeti un cerchio vizioso, che ti riporti un problema. A volte con i soldi o con cose sociali che portano a problemi emotivi, crisi emotivi di qualche maniera. Io ne avevo tantissimi, tantissimi, tantissimi. Però quando sono smesse non ho più questi sogni di acqua orizzontale o acqua in una tempesta. Non ci sono per dire come è preciso questo, no? E per quello ve lo condivido, eh. E questo libro non è arrivato a me, cioè non l'ho cercato, è arrivato a me, una cosa molto particolare come è arrivato. Ok, altre domande, dubbi, cose che vorrete
vi piacerebbe sapere su questo soggetto? Sì, prima hai parlato che se non ricordi i sogni è spesso legato al sangue, che bisogna pulirlo. Sì. Come si può fare? Vabbè, allora, ci sono metodi di accesso a tutti, ci sono metodi esoterici e poi ci sono metodi iniziatici. I metodi di accesso a tutti, per esempio, ci sono erbe per pulire il sangue, ok? Lo iodio ti pulisce il sangue, ci sono tantissime erbe, uno può prendere una tintura, un mix di erbe che pulisce il sangue e andrai, ti aiuterà. L'altro è, ci sono terapie come dell'acqua Guindon, hai presente quest'acqua che prendono del mare in Francia, lo vendono in Francia, è un'acqua che prendono dal mare molto, molto entromare, sotto l'acqua, molto pura, conosci? No. Ok? Tu che sei in Francia ti puoi informare perché è proprio francese questo. Com'è che si chiama? E- Eh, allora, lì non sono sicuro che era acqua Guindon o... Poi lo sto mutilando, no? Che qua Diciamo. Come lo pronuncio si lo usa sto ammazzando. spesso l'acqua del mare per fare le pulizie del naso. Esatto, questa è un'acqua che vanno entro mare e vanno sotto e la prendono da lì e la vendono, penso che in farmacia in Francia. Ok, Puoi allora deve chiederlo, essere quella lì, deve essere quella è per conosciuta, sì. pulizie nasali. E quindi ci sono alcuni omeopati o naturopati che sanno fare questa pulizia, devi chiedere chi la sa fare, in cui prendi quest'acqua e ti prendono alcune gocce del tuo sangue e si mischia con quest'acqua che è pulitissima e assomiglia il sangue, come il plasma marino sappiamo, e poi va più avanti, si fanno diluzioni omeopatiche di questo mix finché sparisce il sangue e resta un'acqua. E quest'acqua dopo la devi prendere e ti va a pulire il sangue perché ha fatto una mimetizzazione con la- con l'acqua marina, Ok, purissima. E l'ho fatto un'amica e mi ha detto, e lei è molto brava, ha un talento naturale per queste cose, è molto psichica, molto naturale, vede gli spiriti, vede molte cose. E quindi e lei l'ha fatto, da lei ho capito che era, perché imita i metodi più potenti. I metodi spagirici sono metodi che, questi esoterici, no? Quindi si fanno degli elisir particolari, che te lo fa un spagirista o un alchimista, ehm, che vanno direttamente a toccare proprio cose precise del sangue. Non è solo il sangue in generale, no? Che toglie tossine, va a modificare cose che ci, ci sono state dalla tua nascita prima o anche degli antenati. E quindi questa è una polizia. Questa diciamo che è la prima vera, 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 vera. Nel senso che lo fai e vedi i risultati che ti esplode il cervello nei sogni. Quelle di prima sono di accesso a tutti e quindi vedrai i risultati normali o che cambiano da acordo alle persone. Poi ti migliorano tante cose perché pulire il sangue pulisci tutto il corpo, no? Perché il sangue nutre tutto il corpo. Però pulire il sangue a livello di salute naturale, la cosa più spirituale e fisica che si può fare è pulire il sangue, perché l'anima risiede nel sangue. Ok? Ehm, eh, è per quello che quando il corpo, quando c'è un problema, o paura, o qualsiasi cosa, il corpo leva il sangue dalla testa. Ma tu dici, ma come? Quasi tutti i sensi sono nella testa. Il cervello è nella testa. Il sangue serve un sacco ad agire in una situazione di... Perché la leva? Perché la sta proteggendo. Ok? Perché l'anima risiede nel sangue. Poi i metodi iniziatici sono metodi di alchimia, sono cose che uno deve lavorare anni per averli e fanno cose che uno può dire miracolose o soprannaturali. Vanno molto profondo, molto più profondo, vanno molto profondo. Io ti consiglio quelle spagiriche o provare prima con quelle, ti dico, dell'acqua Guindon, quelle omeopatiche, vi consiglio a tutti, per pulire il sangue, terapia omeopatica per pulire il sangue è straordinaria. ok, sai che non conosco nessuno qua che potrebbe fare una cosa del genere. Infatti non è conosciuto,
Perché? Perché è molto potente. E per chi, ma chi lo fa vedrai dei risultati straordinari. Ok, Integrale, perché il sangue, come ti dico, regge tutto, la parte sottile e la parte fisica. Quindi altamente consigliato. ok, proverò a Sì. cercare. Noi più avanti nel nostro sito venderemo, perché si sta preparando un laboratorio per vendere degli elisir spagyrici, quindi il secondo livello. Venderemo, vi invierò la... Poi nei corsi si insegniamo a fare, chi li vuole imparare, però ce ne sono, basta ricercare. Ok? Ok, grazie mille. Niente, allora se non ci sono altre domande, dubbi, concludiamo. Dai, questa è una cosa molto interessante, molto bella. Di solito le persone che vengono ai miei cerchi o a questi incontri hanno già un talento, ve lo consiglio, cioè, non ve lo posso dire abbastanza. Usatelo e sviluppatelo perché vi dà un potere tremendo su tutti i problemi. Tu sai cosa è avere un parente che ha un problema legale e seminare un sogno per aiutarlo? Lo sistemi. Problemi di salute di un figlio, semini un sogno, lo aiuti un sacco o lo sistemi. Vi dà un potere tremendo, ok? E vi permette di uscire da questa, diciamo, questo sogno che è anche bello, è reale, ma è bello, ma è un sogno la vita di belli. E conoscere veramente chi siete, ok? Questo non ve lo posso dire, dovete conoscere, lo dovete vedere voi. E i sogni ve lo permettono, sono magici, ok? Vorrei condividere qualcosa, non mi ricordo se era nel libro questo Il segreto tolteco oppure se l'avevo letto da qualche altra parte, forse me lo puoi Sì, dire. Però mi ricordo di questa popolazione indigena che nella loro lingua, per salutarsi, invece di chiedere come stai, chiedevano com'è il tuo sogno, proprio perché per loro non c'è separazione fra la veglia e il sonno, no? Non so se ne parla lì nel segreto tolteco oppure l'ho assorbito da un'altra parte, però mi ha molto impressionata quando all'inizio ho iniziato a studiare i sogni e ho trovato questa può cosa. darsi, può darsi. Anche tu prima che tu avessi questo problema legale, hai avuto un sogno che andavi giù. Mhm. Sono queste cose, no? Sono molto precise. Comprate il libro, leggetelo, anche se non ve lo volete praticare o conoscere di più, leggetelo perché è un libro bellissimo, interessantissimo. La prima metà è la biografia di questo uomo ed è una storia bellissima. E la seconda metà sono le conoscenze e vi illuminerà su come era la gente antica. La gente antica era straordinaria. Non aveva bisogno di macchine, di cose complesse perché aveva tantissime capacità. E viveva una vita, cioè, di una ricchezza straordinaria. Non è come ti dicono che era tutto violenza, problemi, povertà, schiavitù, abuso. Non era così, non era così. E questo si capisce, per esempio, se parlando di Messico, no? Se andiamo a vedere le rovine Maya e leggiamo la storia che è scritta lì in questi templi, in questi ruderi, ti rendi conto, wow, 6.000 anni fa, come pianificavano la loro vita, d'accordo alle stelle, come pianificavano la loro vita in allineamento con la natura, le aspirazioni che avevano, dici wow, è straordinario. E basta. A chi piace molto la conoscenza, nei sogni potete trovare le biblioteche sottili, ok? O potete andare ad imparare da chi lo sa nel mondo dei sogni, ok? Basta. Un abbraccio, vi saluto. Ciao, Grazie grazie. mille. Ciao, ciao a Ciao, tutti. grazie. Ciao ciao, ci vediamo il Grazie. prossimo giovedì. Buona settimana. Altrettanto.